pazzo? In questo video scoprirete tutte le alternative italiane a questa espressione. Ciao a tutti e bentornati sull'Ernamo. Quante volte vi sarà capitato di sentire o di dire a qualcuno "sei pazzo?" Bene, sicuramente avevate tutte le ragioni. Però questa frase è un po', come dire, banale. Vediamo come potete sostituirla la prossima volta. Sei folle. E si tratta di un'alternativa piuttosto neutra. Infatti, folle è un sinonimo di pazzo. E in questo senso potremmo anche tranquillamente utilizzare matto. Sei matto, dal momento che anche matto è un sinonimo di pazzo. Sei folle nel buttarti in questa avventura senza un minimo di esperienza. Hai speso tutto il tuo stipendio per comprare questa borsa. Sei folle. Sei matto da legare. Come dicevamo, matto è un sinonimo di pazzo, ma questa espressione aggiunge anche da legare. Perché? Perché fa riferimento a un indumento utilizzato nel passato per contenere la gente ritenuta pazza, la camicia di forza. Con questa venivano proprio legate le persone che erano considerate incontrollabili e questa impediva loro di muoversi, di muovere le braccia praticamente, muovere tutta la parte superiore del corpo. Voi siete matti da legare? Volete fare bungee jumping con questo ventaccio? Ti sei bevuto il cervello. Immaginate un po' se potessimo berci il cervello. Rimarremmo sicuramente con lo stomaco pieno, ma senza il minimo segno di razionalità a guidarci. Ecco appunto il senso di questa espressione. Molto forte. Ma ti sei bevuto il cervello? Hai speso tutti quei soldi per una maglia? Sei svitato. Il significato originale dell'aggettivo svitato è non più o non del tutto avvitato, usato in riferimento a tappi, a bulloni. Però nel linguaggio informale quotidiano questo aggettivo ha anche assunto il significato di pazzo, volendo indicare che la testa non è del tutto serrata, avvitata sul collo. Quindi non è salda e perciò fa fare o dire cose bizzarre, irrazionali. La mia amica è completamente svitata. Va ogni sera in discoteca fino alle 4 del mattino e alle 9 è in ufficio. In pratica non dorme mai. Finirà per rovinarsi la salute. Essere o uscire fuori di senno. Senno, in italiano, indica la capacità di intendere, giudicare e operare nel modo più giusto, conveniente, razionale. Perciò, se si esce o se si è fuori da questa capacità, ovviamente non si è lucidi e quindi si agisce in modo bizzarro, irrazionale. L'uomo che ha investito quella signora era completamente fuori di senno. Sono intervenuti ben 4 poliziotti per fermarlo. Essere da manicomio o da ricovero. Il manicomio originariamente era il luogo dove venivano ricoverati i malati di mente, la gente considerata pazza. Una sorta di ospedale psichiatrico. È un termine molto delicato di cui oggi si abusa un po', soprattutto in espressioni come questa, che ovviamente sono molto informali, da utilizzare veramente con persone che si conoscono molto bene. Altrimenti in generale vi consiglierei di evitare di usarla perché potrebbe offendere qualcuno, potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno. Ti rendi conto di ciò che fai? Sei da manicomio. Hai sbagliato tutto dopo che te l'avevo ripetuto per 5 volte. Essere con le rotelle fuori posto. Normalmente si tende a immaginare la testa come una serie di ingranaggi a rotelle che si muovono in perfetta sincronia tra loro e che grazie al loro movimento fanno funzionare tutto. Se però
qualcuna di queste rotelle comincia ad andare fuori dal suo posto abituale, beh, c'è un problema. Il sistema non è più in perfetta sincronia, tutto si sballa e si agisce in modo bizzarro. Penserete che io sia con le rotelle fuori posto, ma non vedo l'ora di tornare a scuola dopo l'estate. Lo confesso, qualche volta l'ho anche pensato da bambina. Perdere il lume della ragione. La ragione è spesso associata alla luce. Si pensi per esempio al periodo storico chiamato Illuminismo. Se si perde questa luce, si perde la ragione. Quindi non si ragiona più bene e di conseguenza si diventa pazzi, si impazzisce. Questa guerra contro i suoi fratelli gli ha fatto perdere il lume della ragione. Adesso odia tutti. Sei squilibrato. L'aggettivo squilibrato è un sinonimo di pazzo, in quanto fa riferimento al fatto di non avere il giusto equilibrio psichico. Qualcosa non va come dovrebbe. Certo che tu sei un po' squilibrato, Come ti viene di chiederle di uscire e andare a mangiare sushi se sai che non mangia pesce? Sei fuori di testa. Se non si usa la propria razionalità nel fare o dire qualcosa, allora significa che probabilmente si è abbandonata la propria testa. Si è fuori dalla propria testa. Giulia ha appena comprato una macchina usata per il doppio del suo valore effettivo. È fuori di testa. Vuoi migliorare il tuo italiano con l'aiuto di insegnanti madrelingua? Prova Italiano Intensivo, il nostro corso di lingua italiana ideato per permetterti di esercitarti e studiare online con i nostri professori qualificati. Le lezioni sono individuali e fatte su misura per te. In più ti offriamo la massima comodità possibile. L'orario e il giorno delle lezioni lo scegli tu. Scopri di più. Clicca sul link che trovi in descrizione e inizia a studiare con i nostri insegnanti. Quante volte vi è capitato di utilizzare l'espressione "sei pazzo" in italiano? Forse vi è capitato di più nella vostra lingua, però vi consiglio di imparare tutte queste espressioni perché potrebbero essere veramente utili quando fate delle conversazioni informali in Italia o comunque con degli italiani. Fatemi sapere... No, devo usare il plurale. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video e perché no, provate a scrivermi anche un esempio usando l'espressione "sei pazzo?" o meglio, le sue alternative. Se invece non volete essere un po' banali e dire sempre "wow" quando qualcosa vi stupisce, non dimenticate di guardare il video dedicato proprio a tutte le alternative italiane all'esclamazione inglese "wow". E questo video lo trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di seguire Learnamo su tutti i social, su Instagram, su Facebook, su X, su Pinterest, su Twitter, su TikTok e su Telegram. Non dimenticate anche di iscrivervi al canale YouTube se ancora non lo avete fatto e lasciare un bel mi piace al video se vi è stato utile. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito learnamo.com perché sicuramente è già lì. E con questo è tutto, io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.